Pepi, ti tocca parlare. Oh via. Grande. Adesso Anche bei tiri impegnativi. Ora la discesa, alquanto impegnativa, ma ce la faremo, dai. se vai a aprire una via nuova non sai mai precisamente dove vai a mettere il muso, quindi anche quello è il gioco. Il bello di queste salite poi una volta fatte è che sapevi dentro di te che saresti stato in grado. Si parte il fitto bosco di Peterei. Lì davanti c'è Beti. Ci siamo già ribaltati con la motoslitta. Piumini tutti bucati. Tutto perfetto. È difficile stabilire cosa sia più logico. È chiaro che forse il buon senso ci avrebbe detto che bivaccare alla base e spezzare la cosa in 2 giorni ci avrebbe dato più chance. La scelta radicale che abbiamo fatto è stata quella di partire dal fondovalle con tutto il nostro materiale e di tentare questa via in giornata. Cioè noi non potevamo dire a un certo punto, buon guarda, è tardi, facciamo il bivacco qua su un terrazzino e dormiamo. Cioè non avevamo niente, o stavamo lì appesi alle corde tutta la notte o scendevamo. E quindi abbiamo dovuto muoverci, prepararci, allenarci, tutto in funzione di queste scelte. 3 ore e 23. Siamo praticamente 40 minuti avanti alla nostra media e abbiamo percorso 1650 metri di dislivello. E qua c'è il menu dei primi tiri, il dietro. L'inizio della parte di roccia non è stato semplice. Comunque sia, sai, quando parti pensando di andare veloce, di scalare, invece ti trovi lì a martellare chiodi con una progressione più trigosa, macchinosa, ti destabilizza un po'. Bepi ha fatto 2 tiri belli, impegnativi. Poi sono ripassato io in testa e il tiro dopo era di nuovo un po' più facile, si proteggeva, anche lì c'erano dei funghi di neve. Ci ha rallentato molto il primo tiro, poi si è andati via regolari, cioè giusti come tempi. Poi sapevamo comunque che avevamo ancora tutta la metà giornata davanti e che sul misto, cioè sui pendii, sulle gulozze, è più veloce che andare su roccia dove piantare un chiodo ci metti già di più che non a mettere una vite. Io ammetto che lì non ero convinto.
Eravamo nella nebbia, coi tempi eravamo proprio giusti e lì è stato bravo Bepi che ha veramente, oltre ad essere convinto e motivato, di testa è stato molto forte, perché ha detto no, siamo qua, dobbiamo provarci, e io ho iniziato a assicurarlo, non lo vedevo neanche bene perché c'era la nebbia, poi il tiro girava. Però vedevo che queste corde andavano veloci e lui che mi diceva è una figata, è bello, è bello, è bello. E ho detto, beh, cavolo, allora non ho proprio capito niente, mi sono detto, mi sono forse demotivato per nulla. Lì è stato un po' il momento che abbiamo capito che ce l'avremmo fatta e lì ci siamo gasati. Ale. Happy hour. Lungo anche il canale qua, alla fine non finiva. Grande Bepi, grazie. 12 ore e 30 minuti, quota 3939, 2400 metri fatti. E qua davanti a noi i piloni, i pilastri del Brouillard e il pilone centrale del Frenay. Arrivati in cima sapevamo che non era finita, c'erano tutte le doppie da attrezzare. Io le ho contate, doppia più doppia meno sono 17. E abbiamo usato un po' di tutto, Friend, chiodi, Aballakov, Nat. E avevamo individuato questo canale che ci avrebbe portato in questo pendio e permesso di descalare fino agli sci, evitando le calate nel diedro che comunque di notte sarebbero state difficili. Discesa in retromarcia come dei veri alpinisti himalayani, il momento più duro della giornata, però ce la stiamo cavando. E di colpo la nostra, scelta, le nostre decisioni hanno avuto conferma, perché la nebbia si è alzata, abbiamo visto le luci di Courmayeur e abbiamo capito di essere giusti. Io ho sempre ritenuto che il muovermi agile in montagna, libero, senza tanti vincoli, mi desse un grande senso di libertà e di appagamento. In più, io credo che essere leggeri, essere agili, alla fine dia eleganza a un progetto, no? Conoscere le proprie capacità è fondamentale per una salita, non viene nulla per caso. Dici tu, Cesare. Basta, te lo dico io. Guarda com'è contento, fagli adesso delle riprese, guarda come scappa. Basta. Sì, dai, se sei contento tu. Già troppo, cioè spero non metti tutto, metti solo Metti tutto.